Quando nel 79 Ercamaleonte esce di prigione, non ha più appoggi. È, come dirà Abatino, un cane sciolto. Turatello entra e esce dal carcere, i marsigliesi tutti condannati per l'anonima sequestri. Si rivolge quindi ad un amico rapinatore, Enrico De Pedis, detto Renatino, che lo introduce alla neonata banda della Magliana. Con De Pedis Abbruciati forma quello che verrà chiamato il gruppo dei Testaccini, insieme a Pernasetti, Erpaletta e ad Ettore Maragnoli, un tipo di Verona. Dalle vecchie vicende dell'anonima si porta dietro Paolo Frau. Abbruciati conosce bene anche Franco Giuseppucci, fraterno amico del De Pedis, incontrato spesso nelle bische clandestine ai tavoli di Chemin de Fer. Con Giuseppucci, Abbruciati condivide anche una simpatia per la destra estrema, che frequenta assiduamente, intessendo scambi di favori ed armi. Il mondo criminale è cambiato radicalmente in pochi anni. Ora, rapimenti e bische stanno lasciando il posto al traffico di stupefacenti. È necessario ricontattare un'altra conoscenza di vecchia data, un altro che per via della carnagione scura viene soprannominato anche lui Ernegro, Ernesto Diotallevi. Insieme erano i pupilli di Faiella, ex lift di albergo divenuto criminale internazionale e poi ucciso a Roma, proprio in presenza di Diotallevi ed Abbruciati. Per quella morte entrambi avevano scontato una lunga detenzione per favoreggiamento, ma non era mai giunta la prova della loro colpevolezza nell'omicidio. Dal Faiella avevano imparato che i rapporti con la mafia siciliana potevano essere molto utili. Diotallevi, con Abbruciati ancora dentro, si era legato indissolubilmente a Pippo Calò, che a Roma si fa chiamare il signor Mario. Calò è fuggito a Roma, è un latitante, ricercato per il sequestro Cassina, e a Roma ha trovato una nuova dimensione. Abbruciati ha quindi il piede in due scarpe, la nuova banda romana e la mafia siciliana. Il Calò gestisce su Roma buona parte dei traffici legati al boss dei boss Stefano Bontate, che a Roma ha una decina, un gruppo di suoi uomini. E l'obiettivo di Abbruciati è, nei fatti, molto chiaro: arrivare a stretto contatto con quel livello mafioso che dirige la grande distribuzione, diventare prima o poi il referente su Roma del Bontate. Calò gli apre un canale diretto per l'importazione della droga nella capitale, ed Abbruciati la gestisce insieme ai Testaccini e ne fa compartecipi anche il resto della banda della Magliana. La droga siciliana è un mezzo anche per farsi qualche amico in più all'interno del nuovo sodalizio romano. Sì, perché al di là del De Pedis e di Giuseppucci, non è che Ercamaleonte sia ben visto all'interno della banda della Magliana. Poco prima era stato condannato a morte da Nicolino Selis, ma l'ordine di ucciderlo non era stato eseguito da Edoardo Toscano, dissuaso da altri due componenti della banda, Antonio Mancini e Marcello Colafigli, e soprattutto insofferente ormai alla tracotanza del Selis. Selis temeva che con la ormai prossima uscita di prigione del Turatello, quest'ultimo avrebbe potuto rimettersi insieme all'Abbruciati. Venuto a conoscenza della vicenda, in tempi posteriori, Abbruciati non si nega quando capita l'occasione di uccidere Selis e il cognato leccese. All'interno della neonata banda della Magliana, Abbruciati tiene per sé i suoi contatti più importanti. Tramite Diotallevi, e quindi Calò, arriva alle frequentazioni piduiste di quest'ultimo, rinfrescando gli antichi rapporti del clan dei Marsigliesi. E P2 significa, ovviamente, anche politica, servizi segreti e legami con l'estrema destra. Con la morte del Bontate, Calò rafforza la sua leadership mafiosa a Roma. È un pomeriggio di fuoco a Trastevere. Un killer mascherato spara 2 fucilate nell'affollato snack bar di Trastevere. I fucili a canne mozze mancano il bersaglio, ferendo, non gravemente, 3 persone che nulla c'entravano. Il bersaglio è Fernando Garofano, 40 anni, detto il Ciambellone, forse il più noto spacciatore di droga di Trastevere e personaggio di spicco della malavita romana. I motivi della tentata esecuzione vanno ricercati nella lunga faida che oppone il Ciambellone a Danilo Abbruciati. L'inimicizia fra i due boss non è soltanto professionale. Quando Abbruciati viene arrestato nel novembre 75 con l'accusa di omicidio, Garofano gli soffiò la donna, Chiara Sonnino, detta Carla.
in quel momento in carcere accusata dell'assassinio di Massimo Melè, un tossicomane trafficante con il quale conviveva da quando anche Garofano era finito in galera. Erciambellone era tornato in libertà da pochi mesi, dopo un periodo passato al manicomio giudiziario di Aversa. Si sapeva tra gli ambienti di Trastevere che Abruciati gliel'aveva giurata. I boss della Magliana riciclano il denaro per il tramite dell'usuraio Domenico Balducci. Ed i Testaccini investono insieme al Calò in Sardegna, nella zona di Porto Rotondo e tramite l'Ambrosiano di Roberto Calvi. Poi Balducci sgarra e viene fatto fuori. È il 16 ottobre del 1981. Il mandante è sempre Pippo Calò. Il 21 gennaio 82 viene ritrovato carbonizzato in una discarica dell'Ostiense Massimo Barbieri, 31enne, ex sorvegliato speciale con precedenti per rapina, ricettazione e sequestro di persona. Lo riconosce la moglie dal vestito. Era stato inquisito per il rapimento Grazioli nel 1978 e nel 79 per il tentato omicidio di Claudio Sicilia, altro esponente della banda della Magliana, ferito in un attentato in via Chiabrera. Qualche tempo prima, il Barbieri aveva organizzato un festino con la madre della figlia di Abruciati, Danila, e sua sorella. Abruciati lo aveva convocato e mentre erano in macchina aveva tentato di sparargli, ma l'arma si era inceppata, sicché aveva dovuto ripiegare per un pestaggio selvaggio con il calcio della pistola, ma Barbieri era sopravvissuto ed aveva attentato alla vita dello stesso Abruciati. Una sera, mentre Ercamaleonte si recava a trovare la figlia, la sua BMW viene affiancata da una moto guidata dal Barbieri e con dietro un altro uomo che esplode all'indirizzo dell'Abruciati diversi colpi d'arma da fuoco. Abruciati viene attinto alla testa da un proiettile che venne trattenuto dalle ossa craniche all'altezza della tempia sinistra. Ercamaleonte non fece asportare la pallottola, rinviando l'operazione a quando avesse trovato il Barbieri e regolato con lui i conti. Il 18 gennaio 82, a casa di Manlio Vitale, detto Ergnappa, si svolge una festa. Barbieri è uno degli invitati, ma scatta una trappola. Arrivano Abruciati e De Pedis. La vittima viene legata, seviziata, finita con 2 colpi alla nuca. A tradire Barbieri era stato Angelo Angelotti, di nascosto amante della moglie del Barbieri. Lo stesso Angelotti che anni dopo tradirà De Pedis. Il cadavere di Barbieri viene ritrovato nella discarica di Ladispoli bruciato, un occhio perforato da una lama, tagli nel viso, il naso spaccato, un proiettile nel cranio e uno al centro della fronte. 16 marzo 1982. Abruciati viene arrestato a 38 anni, a Trastevere, mentre sta scendendo da un taxi. I 2 mandati di cattura che lo portano in prigione riguardano la scoperta del deposito di armi al Ministero della Sanità e l'arresto di 19 persone dovute a un vasto traffico di cocaina. Lui era il 20° ricercato. Calvi inizia ad avere problemi con la sua banca. Abruciati viene chiamato ad intervenire dal solito signor Mario, non prima di aver incontrato il 6 aprile 1982 a Rebibbia il vicecapo del centro Roma 2 del SISDE, Giancarlo Pauletti, e Paolo Virgili, uomo sia del SISDE che del Sismi. Ma Sismi e Sisde che sia, bisogna ricordare che un uomo solo aveva in mano, fino all'anno precedente, tutti i vertici del servizio segreto. Licio Gelli. 8:05 del 27 aprile 1982. In via Aldo Fredi, angolo via Pola, Roberto Rosone, come ogni mattina, esce di casa e si avvia verso l'auto che come ogni mattina lo attende, insieme al suo autista. Ma fatti pochi passi si trova di fronte un uomo con la pistola spianata. Il primo colpo si inceppa, Rosone si gira per fuggire, ma un secondo colpo lo raggiunge al gluteo. A sparare è proprio Danilo Abruciati. Ercamaleonte a questo punto corre verso una moto, appena sopraggiunta, ma prima di salire in sella spara anche l'autista di Rosone, Giovanni Fattorello. Abruciati si gira e risponde al fuoco, ferendo l'autista al ventre. Poi la fuga. La moto parte a gran velocità. Veloce a rispondere al fuoco è una guardia giurata in servizio davanti all'agenzia del Banco Ambrosiano che si trova proprio sotto l'abitazione di Rosone. La guardia, Franco Gianni, spara 5 colpi con una 357 Magnum e colpisce Abruciati alla nuca. L'attentatore crolla a terra mentre il suo complice riesce a fuggire. Abruciati cade a circa un centinaio di metri dal luogo dell'attentato. Indossa un vestito intero di colore grigio
con stivaletti neri, una sciarpa scozzese ed un soprabito color cammello. Al polso ha un orologio d'oro. Chi è Roberto Rosone? Rosone era entrato al Banco Ambrosiano nel 1946 da semplice impiegato. Era un aziendalista, talmente innamorato del banco da rimanervi per oltre 40 anni. Ora era il vicepresidente dell'Ambrosiano, al fianco del presidente Roberto Calvi. Un anno prima, nell'81, in seguito all'arresto di Calvi per reati valutari, Rosone assunse la guida del banco, iniziando un'opera di pulizia dei conti. Dell'attentato a Rosone, realizzato materialmente da Danilo Abbruciati e dal guidatore della moto Bruno Nieddu, vengono imputati Ernesto Diotallevi e Flavio Carboni ed indiziati Giuseppe Calò e tale Gianmario Matteoni. Come mandanti dell'agguato vengono prima condannati e poi assolti nel 99 Carboni ed Ernesto Diotallevi, assolti per non aver commesso il fatto. Bruno Nieddu invece viene condannato a 10 anni e 6 mesi per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione accusatoria del giudice istruttore dell'87, il Diotallevi avrebbe svolto il ruolo di tramite tra i mandanti, il noto faccendiere Flavio Carboni e il boss Pippo Calò, e gli esecutori Danilo Abbruciati e il Nieddu, scelto dall'Abbruciati al posto del Matteoni, che si era offerto ma non era stato ritenuto idoneo. Nell'ambito delle indagini, la teste Gabriella Popper, moglie di Gianmario Matteoni, depone nel 1986. Sono la moglie separata di Matteoni Gianmario, che attualmente gestisce un'agenzia di assicurazioni in via Mazzini a Roma. Mio marito conosceva Danilo Abbruciati da circa 20 anni. Ha conosciuto Diotallevi Ernesto in carcere a Roma, ritengo nel 1965, quando entrambi erano detenuti. Ritengo inoltre che mio marito abbia conosciuto Flavio Carboni nel 1970. So che ha conosciuto Pippo Calò, ma non so collocare l'inizio di questa conoscenza. Ha conosciuto Bruno Nieddu nel 1981. Nieddu faceva parte della manovalanza di Abbruciati. Nel 1981 mio marito è entrato in società con Danilo Abbruciati nella gestione dell'autosalone sito in circonvallazione di Roma. Tale autosalone si chiama Centrauto Prati. Ricordo che il giorno di Santo Stefano dell'81 Abbruciati ha portato a casa mia, a mio marito, i soldi di questa società. Ricordo che gli ha dato più di 90 milioni in contanti contenuti in una busta di plastica. Ricordo che in tale data Abbruciati era ricercato. Mio marito si sentiva protetto da Diotallevi ed è stato sempre a filo diretto con lui. Sia mio marito che Diotallevi avevano paura di Abbruciati perché era uno deciso che non perdonava gli sgarbi. Quando nell'aprile 82 si è verificato l'attentato a Rosone, mio marito è stato più volte chiamato dal giudice istruttore di Roma imposimato, perché da un albergo di Milano risultava che Abbruciati aveva telefonato a mio marito, il quale mi ha raccontato che aveva testimoniato davanti al dottore imposimato, dicendo che Abbruciati gli aveva telefonato per una questione di macchine. Invece io posso testimoniare che qualche giorno prima dell'attentato, per la precisione una settimana prima, mi trovavo in un ufficio con mio marito, presso l'autosalone. In tale ufficio vi sono 2 telefoni e mio marito parlava con Abbruciati con un telefono e con Diotallevi con l'altro. Ricordo che Abbruciati gli comunicava che il dottore non c'era e bisognava rinviare. Mio marito ripeteva questa frase a Diotallevi nell'altro telefono. Mio marito è stato arrestato dal giudice istruttore imposimato nel gennaio 83 e dopo 3 mesi di custodia cautelare è stato messo agli arresti domiciliari. Tornato a casa mi ha confidato quanto sto per verbalizzare. Pippo Calò e Flavio Carboni avevano dato incarico a lui e a Diotallevi dietro compenso di 200 milioni, promettendo tale cifra per attentare alla vita di Roberto Rosone, perché era uno che rompeva le scatole. Sia mio marito che Diotallevi pensarono di affidare l'incarico dell'esecuzione materiale ad Abbruciati, dicendogli che ci doveva andare personalmente, in quanto si fidavano solo di lui e che doveva sparare e andarsene. Mio marito desiderava partecipare all'azione materiale dell'attentato, guidando la moto, ma Diotallevi non accettò perché sapeva bene che mio marito guida molto bene l'auto e non sa guidare la moto. L'attentato doveva aver luogo la mattina presto. Mio marito consegnò all'Abbruciati il numero di telefono di Diotallevi il giorno prima dell'attentato. Abbruciati avrebbe dovuto telefonare a tale numero subito dopo l'attentato per dire che tutto era andato bene. Diotallevi non dava ad alcuno il suo numero di telefono.
La scelta di Nieddu Bruno come guidatore non so come sia avvenuta. Mi è stato detto che guidava bene la moto ed aveva bisogno di soldi. Dopo l'attentato, Nieddu è tornato a Roma e cercava mio marito di Otallevi per avere un aiuto economico, sia per quanto aveva fatto e sia per potersi nascondere. Mio marito mi ha detto che i 200 milioni promessi non sono stati pagati. Sia mio marito che Diotallevi prestavano i soldi a Carboni ed entrambi erano in rapporti con Pippo Calò, il quale ha fatto da padrino al primo figlio maschio di Diotallevi. Tenga presente che nel 72 Guido Cercola, Franco D'Agostino, mio marito, Ernesto Diotallevi, un vicequestore e un vicecommissario, di cui non ricordo il nome, hanno aperto un ristorante a Roma, il cui ospite d'onore era Pippo Calò nella serata di inaugurazione. La pronuncia di archivazione è stata determinata dalla considerazione che i due, Diotallevi e Carboni, erano indicati come partecipi al crimine soltanto da una dichiarazione del relato, non integrata da nessun altro elemento idoneo a collegarli all'attentato. In un'intervista di quell'anno, Rosone dice: un attimo prima che sparasse mi aveva colpito la sua eleganza. Aveva un cappotto di cammello costosissimo e un borsalino in testa bellissimo. Non ho mai capito se volessero gambizzarmi o uccidermi. Una minaccia, intimidazione per non deporre sull'attentato a Rosone. Ci sono stati altri episodi di intimidazione in questo senso? No. Uno solo? No, a quei tempi furono più di uno. Diversi. Sì. E c'è stato qualche particolare in questi episodi di intimidazione che può essere utile, cioè a ricondurre a qualche cosa? In altre dichiarazioni lei ha parlato di persone con accento siciliano. Sì. È vero? È vero. Sempre in questo periodo, cioè 86? Sì, in quel periodo sì. E costoro le dissero di non, cioè aveva già deposto lei, quindi di ritrattare, di non aggiungere altro. Scusi, prima di deporre. Prima di deporre. Quindi Sì. era l'invito a non deporre. Sì, perché poi mi hanno anche detto che siccome io ce l'avevo con mio marito, non mi avrebbero mai creduto perché pensavano che lo facevo per una ripicca, per una... potrebbe sembrare anche così, E queste persone che hanno fatto questi ragionamenti lei non li conosceva naturalmente? Non mai visti, mi hanno fatto vedere tante fotografie, ma... Non sono stati identificati mai? Beh, io ho saputo, adesso poi se è vero o non è... cioè io penso che non sia, spero che non sia vero. Allora mi volevano far passare per pazza perché sono stata, ho avuto un esaurimento nervoso e va bene. E più dice che un giudice di Milano ha detto che non mi avrebbero mai creduto perché appunto ero una povera matta. Lei come si chiama? Matteoni Gianmario. Nato quando e dove? Nato a Roma il 7 marzo del 44. Lei ha mai parlato con sua moglie dell'organizzazione e dell'eventuale partecipazione sua, di lei Matteoni, a quello che è stato il tentato omicidio dottor Rosone? Non ho mai parlato di queste cose con la mia ex moglie, sono cose che la mia ex moglie ha letto sui giornali successivamente e poi mettendomi dentro a tutta questa cosa a me, perché io ho conosciuto Danilo Abruciati quando Danilo Abruciati e io avevamo 15 anni, quindi era una conoscenza molto, molto vecchia. Poi successivamente io avevo un autosalone e Danilo Abruciati, che io non vedevo da tantissimi anni, venne ad abitare di fronte a dove stavo io. Ecco perché l'ho rivisto dopo tantissimi anni che non lo vedevo. Quando noi ci separammo, e lei allora a quel punto, scusate il termine, vomitò proprio una serie di
aveva dei risentimenti nei suoi confronti, sua moglie. Certo, sì. Spiegarle il perché dice perché quello è matto. Ecco, sua moglie era matta? No, non ho detto questo, però non so spiegarmi il motivo di tante cattiverie sono state dette da lei. Vuole dire quando e dove ha conosciuto Danilo Abruciati e che rapporti ha avuto con lo stesso? Sì, premetto che sono passati 24 anni, per cui ricordo, potrei anche sbagliare, riconfermo innanzitutto quello che ho detto in questi tanti anni di testimonianze. Comunque io conobbi Danilo Abruciati a casa di Franco Collalti, mi sembra che era a marzo non mi ricordo quando è morto, 81, 82, non mi ricordo. Danilo Abruciati, come è noto, è morto il 27 aprile del 1982. E allora a marzo dell'82. Martedì. Diciamo quindi poco prima di quando morisse, in sostanza. Sì, ma l'ho frequentato 20 giorni e mi ha lasciato questo bel regalo, 18 anni 24 anni di testimonianze. Non sapevo neanche chi fosse, comunque, vabbè. Senta, lei ha conosciuto Ernesto di Otallevi? Sì. Come le fu presentato e da chi? Mi fu presentato a casa di Danilo, perché Danilo abitava in via Cipro, vicino a casa mia, e mi fu presentato da Danilo e mi disse: questo è Ernesto di Otallevi, il padrino di mia figlia Danila, e niente, così, a casa sua. Senta, lei ha accompagnato Abruciati a Milano poco prima di questo attentato? Sì, feci 2 viaggi con lui in quella settimana, mi sembra. 2 viaggi, sì. Sì, perché guidavo la macchina e partivamo pomeriggio sera, mi sembra, e quindi lui la mattina doveva alzarsi presto per lavoro e quindi guidavo io. All'andata guidavo io, al ritorno guidava lui. Sì. Senta, lei sa se e quante volte, dove e quando, in epoca precedente al delitto, Danilo Abruciati ed Ernesto di Otallevi si siano incontrati? Dunque, nel secondo viaggio che io ho fatto, non ricordo la data, ma mi sembra siamo ritornati di sabato, credo, nel secondo viaggio, se non ricordo male. Sabato, che era 24 aprile 82. Stavamo a Milano, non in albergo a Milano, non lo so. 24 aprile era? Sì. Io ero a Milano da sola e Danilo era uscito, c'era una bustina bianca di plastica con i manici, mi sembra, scuri. Aprì e trovai una sciarpa, essendo curiosa, aprì la sciarpa e mentre l'aprivo ho visto una pistola a tamburo col manico, il calcio di madreperla bianca, e mi sono impaurita, non l'ho toccata, ho riavvolto il tutto e ho visto che questa sciarpa, nell'aprirla, era sporca di grasso e mancava un pezzo, diciamo, era una sciarpa beige lunga con le frange, però mancava un pezzo finale, e la stessa sciarpa sporca e rotta in quel modo io l'ho ritrovata dopo che venne il Dio Otallevi da Danilo, quindi dal ritorno dal viaggio di Milano, e Danilo non la portò con sé al ritorno, per cui io non ho visto se l'ha data a lui, però quando dissi a Danilo mentre stavamo montando in macchina: ma non ti sei dimenticato qualcosa su? Lui disse no, allora io dissi, non conoscendo chi era, dissi se hai qualcosa da nascondere portati un'accompagnatrice più cretina la prossima volta, e quindi lui non venne via con questa pistola e con questa sciarpa. Combinazione, quando entrò Dio Otallevi nella stanza, dopo che siamo usciti, questa bustina non c'era più. Presidente.